Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa presina che io ho realizzato rossa e bianca in occasione anche che si avvicina il Natale, ma con altri colori. Vi assicuro che la potete realizzare per qualsiasi occasione e per abbellire la vostra cucina tutto l'anno. Diciamo che è un'idea carina per un grazioso regalo di Natale, di compleanno, di Pasqua, facendola magari con altri colori, per qualsiasi occasione. Io l'ho realizzata rossa e bianca, questa è una presina a double face, e dall'altra parte l'ho realizzata sempre con gli stessi colori, alternandoli. Quindi diciamo che fa due effetti la stessa presina, quindi la potete utilizzare da una parte e dall'altra, oppure crearne due e metterle una da una parte e una dalla parte opposta e quindi fare un coordinato. Quindi dopo vedremo insieme la lavorazione e il materiale occorrente. Prima di questo vi volevo invitare a iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare sempre a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticiparvi ciò che poi andrò a portare qui sul canale. Vedo che mi inviate sempre tante richieste e tante foto dei vostri lavori che sono veramente belli. Infatti tengo a precisare che realizzate i vostri progetti con i miei tutorial, li realizzate in modo impeccabile. Veramente complimenti, lo dico sempre. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali e quindi ci mettiamo subito al lavoro. Per questo tutorial utilizzerò il cotone Iggy della Tessiland, manca solo l'etichetta. Lo lavorerò con uncinetto 3,5 e poi avrò bisogno un paio di forbici. Cominciamo con il bianco. Facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e ci lavoriamo 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, facciamo una maglia alta, quindi le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta. Dopodiché ne facciamo un'altra, 3 maglie alte, 2 catenelle e rifacciamo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e l'ultimo gruppo di 3 maglie alte. Quindi in totale faremo 4 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Due catenelle e stringiamo il nostro cerchio e ci chiudiamo nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio con maglia bassissima. Da qui continuiamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e ci agganciamo, entriamo nel primo foro facendo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso foro.
e 3 maglie alte, così, senza fare nessuna catenella di separazione. Entriamo direttamente nell'altro foro facendo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ci lavoriamo i fori per come si presentano, lavorando in tutti i fori 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ci lavoriamo anche questo e infine l'ultimo. Arrivati qui alla fine, nell'ultimo foro, abbiamo fatto le 3 maglie alte, 2 catenelle. Qui vi ricordate che abbiamo iniziato con 3 catenelle, facciamo 2 maglie alte, e ci chiudiamo nella terza catenella del primissimo punto che abbiamo fatto, e quindi abbiamo già creato il primo quadratino. Ora tagliamo il filo, lo agganciamo e quindi cambiamo colore. Prendiamo il cotone rosso e ci agganciamo all'angolo prima della chiusura. In questo angolo ci lavoriamo 3 catenelle, cerchiamo di portarci il filo sempre del rosso, quello che abbiamo agganciato, nel primo spazio, così ce lo lavoriamo e facciamo una maglia alta nel primo spazio, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nella seconda, scusate, maglia alta che c'è sottostante, quindi quella della prima lavorazione. Quindi qui ci lavoriamo una maglia alta doppia o maglia altissima. Così. Una volta il filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso spazio e ci lavoriamo una maglia alta. Quindi abbiamo fatto le 3 maglie nella parte laterale. Senza catenella di separazione entriamo direttamente nel primo angolo facendo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi semplici, senza fare il punto in rilievo. Senza aggiungere catenella di separazione entriamo direttamente nel primo spazio fra gli angoli e facciamo la prima maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nella seconda maglia, quindi quella centrale sottostante, facendo una maglia alta doppia in rilievo. Quindi la prendiamo in rilievo. E una maglia alta sempre nello stesso spazio. Quindi in totale sono sempre 3 maglie. La maglia alta normale, la maglia alta doppia in rilievo prendendo la seconda maglia di sotto e la maglia alta. Entriamo direttamente nell'angolo facendo le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi abbiamo fatto l'angolo e qui ripetiamo la stessa cosa, facciamo la prima maglia alta, poi 2 volte il filo sull'uncinetto, prendiamo
in rilievo, quindi da sotto facciamo entrare l'uncinetto, ci prendiamo il filo e facciamo la nostra maglia alta doppia o maglia altissima. Di nuovo il filo sull'uncinetto, entriamo sempre nello stesso spazio e facciamo la maglia alta, così. Qui rifacciamo l'angolo direttamente con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E 3 maglie alte da questa parte. Entriamo sempre nell'ultimo spazio che ci ritroviamo fra gli angoli facendo maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo e prendiamo la maglia, la seconda maglia alta la prendiamo in rilievo, ci lavoriamo la maglia alta doppia, rientriamo nello stesso foro e facciamo un'altra maglia alta normale. Ed ora facciamo l'ultimo angolo, quindi 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle e qui 2 maglie alte, perché le 3 catenelle iniziali ci hanno sostituito una maglia alta, quindi ci agganciamo alla terza maglia con maglia bassissima e abbiamo completato questo giro. Vi faccio vedere primo la perfezione del quadrato, quindi senza catenelle di separazione, mi raccomando, e la lavorazione che si comincia a intravedere con le maglie alte in rilievo, che è veramente bellissima. Facciamo un altro giro sempre di rosso, entriamo direttamente nel primo spazio con maglia bassissima, facciamo 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nella seconda maglia alta in rilievo della riga precedente, che è del colore bianco, quindi della lavorazione in bianco. Rientriamo nello spazio e facciamo un'altra maglia alta. Continuiamo con lavorando il prossimo spazio facendo maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo in rilievo nella seconda maglia del gruppetto precedente, quindi sempre della lavorazione in bianco, e facciamo una maglia alta doppia. Rientriamo nello stesso spazio e facciamo una maglia alta normale. Qui nell'angolo entriamo direttamente e lavoriamo 3 maglie alte semplici, 2 catenelle e 3 maglie alte, senza effettuare alcuna lavorazione a rilievo. Quindi l'angolo verrà sempre lavorato così. Ora entriamo nel primo spazio facendo maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendiamo la maglia da sotto, la seconda, e facciamo la maglia alta doppia. Nello spazio, sempre nello stesso spazio, un'altra maglia alta. Quindi stiamo lavorando gli altri gruppetti del secondo giro che abbiamo fatto sempre della lavorazione bianca. La stiamo lavorando con la lavorazione rossa. Qui entriamo nello spazio, quindi la lavorazione è sempre così, prendiamo la maglia da sotto e eseguiamo una maglia altissima o maglia alta doppia.
rientriamo nello stesso foro e facciamo la maglia alta. Nell'angolo faremo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e questo lo faremo fino alla fine, e quindi effettueremo di nuovo il cambio colore. Se voi volete fare una presina, una mattonella, una qualsiasi tipo di lavorazione volete fare con questo meraviglioso punto, perché per me è veramente bello, potete farla a più colori e quindi vi potete ritrovare a lavorare magari 2 o 3 tipi di colore. Io in questo caso lavorerò solo il bianco e il rosso. Continuate così, prendendo e lavorando la maglia la maglia alta doppia a rilievo e le maglie alte in ogni spazio che ci ritroviamo, e continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati all'ultimo angolo lavoriamo l'altra parte, quindi le 3 maglie alte, e ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Qui possiamo tagliare il filo e quindi cambiamo colore. E questo è quello che finora abbiamo lavorato. Ora, cambiando il filo, ritorniamo col bianco e qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Entriamo nell'angolo prima della chiusura, entriamo direttamente nell'angolo, ci tiriamo il filo bianco, la codina facciamo in modo che arrivi al primo spazio, così la fermiamo e ci lavoriamo 3 catenelle. Entriamo nel primo spazio e facciamo la prima maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, e qui entriamo, scusate, nella maglia centrale della lavorazione rossa, quindi del primo giro rosso, e facciamo sempre una maglia alta doppia. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta. Proseguiamo, andiamo nel prossimo punto, quindi nel prossimo spazio, lavorando una maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, e qui ci agganciamo alla maglia lavorata in rilievo rossa del giro precedente, quindi facciamo sempre una maglia alta doppia. Qua tagliamo la codina del filo, ecco che abbiamo lavorato, quella la bianca, continuiamo lavorando una maglia alta, rientriamo sempre nello spazio lavorando maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, ed entriamo nel secondo punto, quindi nella seconda maglia alta del primo giro del rosso, eseguendo sempre una maglia alta doppia. Rientriamo nello stesso foro facendo una maglia alta. Qui entriamo direttamente nell'angolo
facendo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Entriamo, continuiamo la nostra lavorazione, maglia alta nel primo foro, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto in rilievo. E quindi questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il perimetro della nostra mattonella. Qui nella parte centrale dobbiamo prendere la maglia in rilievo lavorata come abbiamo fatto qui. Quindi continuiamo lavorando sempre negli angoli 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e qui invece prendendo la maglia centrale del gruppetto precedente, del primo giro del rosso, questa maglia che è il rilievo e quest'altra maglia, quella sempre centrale del gruppetto. Quindi continuate così fino alla fine. Arrivati qui nell'angolo ho lavorato le 3 maglie alte, faccio 2 catenelle e qui lavoro 2 maglie alte perché le 3 catenelle iniziali hanno sostituito la prima maglia alta. Quindi mi chiudo nella terza catenella con maglia bassissima. Come vedete già la mattonella prende forma e quindi con questa lavorazione la potete fare grande quanto volete. Entriamo direttamente nel primo punto che abbiamo a disposizione con maglia bassissima e da qui facciamo partire le 3 catenelle. Dopo le 3 catenelle 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nel secondo punto, lo prendiamo a rilievo e ci lavoriamo la maglia alta doppia. Quindi è un susseguirsi comunque questi punti, la maglia alta, entriamo nel prossimo spazio, facciamo la maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto e qui andiamo a prendere la maglia alta doppia lavorata sottostante, la andiamo a prendere sempre in rilievo. Quindi ora continueremo a lavorarci mano a mano le maglie alte doppie lavorate nei giri precedenti, quindi quelle che abbiamo già lavorato. Facciamo sempre la maglia alta, entriamo direttamente nell'altro, maglia alta doppia prendendo la maglia in rilievo e maglia alta sempre nello stesso spazio. Entriamo nell'ultimo foro vicino l'angolo, maglia alta, qui prendiamo direttamente la maglia, ci lavoriamo la maglia alta doppia, un'altra maglia alta sempre nello stesso spazio e poi arriviamo all'angolo dove ci lavoriamo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi è una lavorazione semplicissima, sembra complicata ma vi assicuro che è molto semplice ed è anche molto veloce. Quindi il lavoro cresce in fretta. Quindi continuiamo questa lavorazione perché è un susseguirsi. Entriamo nel primo spazio, facciamo la maglia alta doppia e la agganciamo alla seconda maglia in rilievo e continuiamo così. Poi cambiamo colore e facciamo lo stesso tipo di lavorazione fin quando raggiungiamo la grandezza desiderata. In questo caso io continuerò con un totale di 8 giri, quindi 2,
4, 6 con questo che sto facendo, quindi farò i prossimi 2 giri con il rosso e mi fermerò per la presina, per far la presina. Ma questo è una meravigliosa mattonella da poter fare anche per copertina. Infatti, ingrandendola, perché si ingrandisce per quanto si vuole, si può fare anche una copertina quadrata, si può fare una piastrella piccola, quindi anche di queste dimensioni, senza questo giro, quindi è una piastrella normale per poter fare tanti progetti. Comunque noi sicuramente più in là qualche altro progettino lo faremo insieme con questo punto, quindi con questa lavorazione. Continuate, alla fine di questo giro tagliate il filo, vi riagganciate con il rosso e fate altri 2 giri con il rosso. Dopodiché ci rivedremo e creeremo e formeremo la nostra presina. Ho terminato la lavorazione inserendo altri 2 giri di rosso, quindi ho fatto in totale 8 giri, quindi 2 di bianco, 2 di rosso, 2 di bianco e 2 di rosso. Questo tipo di lavorazione si può andare avanti all'infinito e formare anche delle copertine, perché no? Perché il punto è veramente veramente bello e a rilievo, come vedete. Io volendo fare appunto la presina mi sono fermata a questa grandezza. Per poter fare una presina bisogna inserire la parte dietro, quindi non farla solo con una mattonella. Io inserirò un altro tipo di lavorazione, quindi un'altra uguale di lavorazione, però voi potete inserire anche della stoffa o del pannolenci e quindi foderarla, diciamo, nella parte dietro con pannolenci, feltro, stoffa, quanto poi cucendola potete avere la parte dietro tutta di un fondo. Io invece ho preparato un'altra un'altra piastrella uguale, tranne con l'alternanza di colori. Quindi a me verrà una presina a double face, si può esporre da una parte o dall'altra. Con voi l'abbiamo lavorata iniziando col bianco, quindi di conseguenza abbiamo finito col rosso. Questa che ho preparato a parte ho iniziato col rosso e di conseguenza ho finito col bianco. Quindi ora mettiamo la parte del rovescio uno sull'altro e la parte del dritto di lavorazione nella parte che è appunto visibile. Riprendiamo la lavorazione della parte rossa e ci lavoriamo il contorno unendo le piastrelle, scusate, le piastrelle. Entriamo nello stesso punto e ci tiriamo il filo con maglia bassissima, quindi già le abbiamo inserite. Facciamo una catenella, entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa. Quindi iniziamo questa lavorazione. Una catenella, nel punto seguente una maglia bassa. Una catenella, le maglie devono essere perfettamente uguali delle 2 piastrelle perché la lavorazione è uguale. Quindi abbiamo fatto la maglia bassa, una catenella, maglia bassa in quella proprio successiva, una catenella. Diciamo che la catenella ci darà poi un effetto poco ondulato nei bordi. Continuiamo così fino ad arrivare all'angolo.
Arrivati qui nell'angolo, entriamo, facciamo una maglia bassa e eseguiamo 12-13 catenelle. Poi voi vi rendete conto in base al filato che state utilizzando e il cappietto quanto lo volete, diciamo, grande. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Io ne farò 12. Rientro nell'angolo sempre facendo una maglia bassa e mi aggancio nel primo punto, sempre prendendo tutte e due le parti con maglia bassa. Continuo facendo catenella e maglia bassa, catenella. Mi raccomando, qui prendete tutte, cioè la maglia da una parte e dall'altra, così, e maglia bassa, catenella e maglia bassa. Quindi ora, fino ad arrivare all'angolo, vediamo come lavorare l'angolo e poi proseguiremo per tutto il perimetro della nostra presina. Arrivati al primo angolo disponibile, abbiamo fatto maglia bassa e catenella, entriamo nell'angolo, facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nell'angolo stesso. Continuiamo con catenella e ci agganciamo al primo punto con maglia bassa, così, e lavoriamo gli altri due angoli sempre seguendo questa maglia bassa, catenella e maglia bassa dentro l'angolo, poi la catenella e vi agganciate. Quindi ci contorniamo tutto il perimetro con maglia bassa e catenella e ci rivedremo alla fine. Arrivati all'ultimo punto, fatto la catenella, ci lavoriamo l'ultimo punto prendendo tutte e due le parti e ci chiudiamo nel punto iniziale con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione della presina. Poi la dovete solo sistemare e questo è quello che abbiamo ottenuto, vedete? Tipo un effetto a zig zag nei lati. Quindi possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e poi con un ago o con l'uncinetto stesso facciamo passare il filo fra le maglie anche così, fra le maglie lavorate, mi raccomando quelle rosse, così neanche si nota, e poi lo andremo a tagliare. La presina si presenta così. Qua abbiamo fatto il cappietto. Da una parte privilegio il rosso, dall'altra parte il bianco, quindi la potete appendere sia da una parte che dall'altra, quindi è una presina double face. È molto consistente proprio perché ha questo spessore, quindi non rischierete neanche di bruciarvi. Vi assicuro che comunque sia è una lavorazione molto molto bella, infatti vi invito veramente a farla. Insieme faremo qualche altro progettino con questa lavorazione, ne ho in mente qualcuno più in là perché mi è piaciuta tantissimo. Quindi il video è terminato.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.